Benvenuti Archigliani. Avete mai agognato una libertà senza confini? Oppure in cuor vostro bramate il potere assoluto, una forza senza eguali capace di soggiogare mondi interi? Oggi parliamo di potere cosmico, di stelle remote e pianeti alieni, con due personaggi indissolubilmente legati, l'argenteo Silver Surfer e il suo padrone, il divoratore di mondi, Galactus. Partiamo dall'Araldo. Egli giunge sempre prima del suo padrone nelle storie della Marvel, anticipando l'arrivo del titanico Galactus. Ma chi è davvero Silver Surfer? Silver Surfer è, prima di tutto, un uomo libero, la cui esistenza e vita stessa sono dedicate alla spasmodica ricerca della libertà e della comprensione di sé e dell'universo. Potremmo tranquillamente definirlo il più filosofico dei supereroi. Egli viaggia tra gli astri nel silenzio e in solitudine, ragionando sui massimi sistemi del cosmo o provando sensazioni che gli esseri umani, nemmeno i più straordinari, possono comprendere. Come spiegheresti ad una scimmia la sensazione che si prova a sfrecciare con una macchina con il vento tra i capelli? Non puoi, ed è per questo che le sensazioni che Silver Surfer prova nel suo eterno vagare tra nebulose lontane, noi possiamo soltanto vagamente immaginarle. Ma chi è davvero Silver Surfer? E perché un uomo tanto libero serve un essere mostruoso come il divoratore di mondi? Per capirlo bisogna fare un passo indietro e partire dall'inizio. In origine, Silver Surfer era un uomo di nome Non-Rinrad. Egli viveva in un pianeta di nome Zenla, un mondo utopico, privo di guerre, ricco di abbondanza e in eterna armonia. Scienza e tecnologia prosperavano, ma per il nostro protagonista Zenla era come una prigione dorata. Non-Rinrad guardava al cielo. Fu l'arrivo di Galactus, il divoratore di mondi, a spezzare la monotonia di Zenla, decidendo che quel pianeta sarebbe stato il suo prossimo pasto. Sarà il nostro protagonista a scendere a patti con l'essere cosmico, divenendo il suo araldo fedele in cambio della salvezza del suo mondo natio e della tanto amata Shalla-Bal. Silver Surfer è un eroe tragico oltre l'umano, non solo da un punto di vista fisico, ma anche di percezioni, sensi e coscienza. E questo lo porta ad essere il supereroe dal cuore più puro. La morale di Surfer è indiscutibile. Dopo il primo incontro con i Fantastici 4, grazie a cui troverà la forza di ribellarsi al suo potente padrone, la vita di Surfer sarà dedicata all'espiazione dei suoi peccati e al perseguire una rettitudine morale degna di un santo. Non mancheranno le volte in cui vedremo Silver Surfer messo almeno in apparente difficoltà da personaggi che potrebbe schiacciare con il pensiero grazie ai suoi poteri cosmici. Ma Surfer non lo fa. Prima di attaccare, il surfista d'argento prova ogni via possibile. Pensate che in alcune storie Thanos, il titano pazzo ben noto agli appassionati Marvel, incastrerà Surfer in un caso di finto omicidio su un lontano pianeta dalla burocrazia lentissima e ingiusta. Surfer potrebbe andarsene quando vuole, ma egli, nonostante il suo potere, sceglie comunque di sottostare alla legge dei mortali, non peccando mai di ibris. Per farvi comprendere quanto l'anima di Surfer sia pura, sappiate semplicemente che il nemico per antonomasia di questo eroe è niente di meno che Mephisto, una marvelliana versione del diavolo in persona. Mephisto brama più di ogni cosa l'anima pura di Surfer, imbastendo per lui tranelli e inganni di ogni tipo, tutto pur di appropriarsi della sua anima e dannarlo fino alla fine dei tempi nel suo reame di zolfo e fuoco. Nonostante siano molti i nemici di Silver Surfer, come il pirata spaziale Reptil, Annihilus, il signore della zona negativa, o gli anziani dell'universo, originali possessori delle gemme dell'infinito, penso comunque che Mephisto sia il più iconico dei suoi nemici. Le battaglie contro questo demone sono tra le mie preferite, cervellotiche e mostruose, con questo diavolo che muta in forme sempre più grottesche. Ed è contro questo mostro dall'animo nero, i cui pensieri sono puramente maligni, che Silver Surfer può scatenare tutto il suo potere. Se l'anima di Surfer è un argomento interessante, allora anche il suo cuore lo è. Perché sì, tra le altre cose, Surfer è un personaggio
romantico, che ha avuto diverse relazioni sentimentali nel corso della sua lunga vita, che lo hanno portato a conoscere diverse donne che hanno segnato la sua esistenza in modi differenti, dallo storico amore di Shalaval all'aliena dal fascino esotico, Mantis. La mia preferita? Probabilmente Dawn Greenwood. Una donna mortale, anzi umana, che sceglierà di passare tutta la sua breve esistenza vicino a Surfer, accompagnandola fino ai confini dell'universo e poi ancora oltre, riportando l'emotività di Norrin ad una dimensione più umana e genuina che mai, e scacciando il silenzio da quei viaggi cosmici che fino a quel momento erano sempre stati solitari. L'amore di Surfer e Dawn è destinato a finire. La vita umana è davvero breve, ma la terrestre lascerà un segno indelebile nella vita di Norrin. E non solo metaforicamente. In definitiva, le storie di Silver Surfer sono cariche di filosofia ed epica, portando il lettore a riflettere su temi come la libertà, la giustizia e l'etica, ma portando alla luce i drammi di un uomo e il peso delle sue colpe. È impossibile non parlare di Silver Surfer senza parlare della fonte dei suoi poteri. Colui che possiamo definire l'origine dei suoi problemi, ma anche il suo più grande liberatore, Galactus. Egli è uno degli esseri cosmici più potenti di tutta la Marvel. Parliamo di una creatura quasi onnipotente, e forse definirlo creatura è persino sbagliato per il suo stato attuale almeno. Galactus, in un tempo antecedente, al tempo stesso fu un uomo chiamato Galan, l'ultimo superstite di un universo antecedente al nostro. È qui rinato come Galactus, il quale non è semplicemente un essere potentissimo, nemmeno un dio. È una vera e propria forza della natura cosmica, la cui funzione è quella di portare equilibrio tra vita e morte. Un grande livellatore, senza etica né morale. Galactus appare come questo essere di dimensioni titaniche, con un corpo corazza ipertecnologico e pochi tratti davvero umani. La tecnologia è uno dei temi visivi e non ricorrenti di Galactus, tuttavia sareste sciocchi a pensare che Galactus sia un cyborg o un uomo in armatura. Galactus è potere cosmico allo stato puro. Il tema centrale dietro a questa creatura è la fame, una fame antica e incessante che lo condanna a vagare nell'universo alla ricerca di mondi con cui sfamarsi, pianeti ricchi di energia. Ed è per questo che esistono araldi come Silver Surfer per portare il padrone al suo prossimo pasto. Vogliamo fare un gioco? Vogliamo osare dove nessun essere mortale di tutto il multiverso ha mai osato prima? Vogliamo scavare nella psiche di questo essere divino e sfatare un falso mito che troppo spesso ho letto in giro. Mi spiego meglio. Fin troppe volte si parla di Galactus come una forza della natura priva di sentimenti, potere assoluto dedito a soddisfare il suo bisogno primario, tesi che viene portata avanti anche in molte storie. Lo stesso Mephisto, dopo un duro scontro con Galactus, afferma di non provare rancore per quest'ultimo visto che si tratta solo di una forza del cosmo né buona né malvagia. Ma è davvero così? Non credo. Ci sono davvero troppi esempi molto piccoli a dir la verità, che mostrano come questo essere divino sia ancora sotto sotto un umano. Vediamo alcuni esempi. Il primo è un sentimento mai espresso davvero nei confronti di Nova, una dei suoi araldi più famosi e molto leale a Galactus. Quando Nova finirà tra le grinfie di Mephisto, il divoratore di mondi si fionderà a salvare la sua protetta, minacciando di divorare l'inferno stesso dopo una lunga battaglia. Una presa di posizione molto forte per quella che alla fin fine dovrebbe essere soltanto un suo agente. Se aggiungiamo a questo alcuni piccoli segni di un'emozione simile alla gelosia che prova nel vedere la complicità tra Nova e Silver Surfer, possiamo ipotizzare che ci sia ancora un cuore umano lì sotto. Galactus prova sensi di colpa per ciò che fa. Sembrerebbe di no, ma in un'occasione provò a mettere le mani sulle gemme dell'infinito per essere eternamente sazio. Difficile dire se fosse una scelta dettata dall'egoismo e il semplice desiderio di privarsi di una problematica come quella della fame che lo rende concretamente più debole. Oppure se ci sia
un latente senso di colpa. Un altro dettaglio di Galactus che lo rende molto meno divino di quanto appaia è il suo essere capriccioso, quasi infantile. Vedete, Galactus provò a divorare la Terra, ma venne respinto dall'unione di Surfer con i Fantastici 4. E questa cosa non gli è mai davvero andata giù. Se in un primo momento punirà Surfer con una barriera che gli impedirà di lasciare la Terra, privandolo della tanto amata libertà, vedremo che il desiderio di Galactus di divorare il nostro pianeta diventerà un vero e proprio capriccio nel tempo. Un paio di esempi sono in Silver Surfer Parabola, dove in un futuro lontano, in un mondo più realistico e privo di supereroi, Galactus farà ritorno sulla Terra. Non potrà divorarla per la vecchia promessa fatta agli eroi, ma la sua sola presenza sul pianeta basterà a portare la razza umana verso la rovina in una cinica follia religiosa. Solo Silver Surfer potrà riportare gli uomini alla ragione e mostrare quanto la fede sia un concetto tossico. E se questo non vi basta, sappiate che Galactus tornerà ancora una volta a provare a divorare la Terra, questa volta in un tempo così remoto che il nostro mondo risulterà essere null'altro che una distesa deserta. Solo uno ci sarà a fermarlo, un ultimo eroe, un ultimo dio, un anziano Thor, re di un Asgard fantasma, che ha decretato che alla fine dei tempi Midgard resta sotto la sua protezione. Capite quindi quanto Galactus sia capriccioso, quasi infantile? E se tutto questo non vi basta per dimostrare la sua umanità, prendiamoci ancora qualche minuto per parlare del rapporto tra Galactus e Surfer. Il rapporto tra Galactus e Surfer è complicato. Se inizialmente abbiamo un rapporto di sottomissione con tanto di lavaggio del cervello per il povero Surfer, è una successiva fase di ribellione che vedrà creatore e creatura scontrarsi più volte senza mai comprendersi fino in fondo. Abbiamo infine una terza fase di questo rapporto che si sviluppa in storie più moderne o anche solo più riflessive, in cui da un lato Surfer ha compreso il ruolo del suo ex padrone nel grande e complicato schema delle cose. D'altro lato Galactus non può che riconoscere il grande valore di Surfer, la sua forza di volontà e le sue numerose volte che, pur non obbligato, gli ha fornito aiuto. Possiamo dire che dopo tanti anni di scontri e incomprensioni tra i due sia nato rispetto reciproco e che almeno per Galactus, un essere solitario per natura, Silver Surfer sia la cosa più vicina ad un amico. Nel corso della sua esistenza, Galactus ha avuto molti araldi, di cui Silver Surfer è il più speciale. Ma verrà il giorno in cui Galactus sarà a sua volta araldo di qualcun altro ancora più potente, ma ne riparleremo. Viaggiare nell'immensità del cosmo, ricevere il potere supremo e la libertà assoluta. Un sogno grandioso, non trovate? Ma sareste disposti a barattare per questi doni la vita di migliaia di mondi abitati da altrettanti esseri viventi totalmente innocenti? Riusciresti a farvi carico di un simile peccato ed essere gli araldi del divoratore di mondi? Fatemi sapere nei commenti. Per quanto riguarda me, la risposta è ovvia. Non sono stato forse il suo araldo, portando il suo verbo fino a questo momento. Lui è qui e ha fame. Beyond all.